Ciao amici, benvenuti sul canale. Allora, oggi io e Matteo, non c'è Lara, non c'è Simona, purtroppo Simona doveva esserci ma purtroppo ha avuto un impegno inderogabile. Ecco, siamo in un castello sul confine tra il Piemonte e la Liguria, un castello che risale all'undicesimo secolo, quindi ragazzi qui di storia ce n'è da vendere e siamo venuti qua, insomma siamo venuti qua perché girano comunque voci che potrebbero esserci anche presenze, ci sono anche alcune piccole leggende circa un tesoro nascosto, insomma poi ci è venuto in soccorso, insomma poi adesso non lo inquadriamo e se lo inquadreremo sarà di sfuggita perché non ci tiene a farsi riprendere. Comunque un nostro amico Guglielmo che abbiamo trovato strada facendo ci ha anche offerto da bere, per cui lo ringraziamo per averci rifocillato. E che conosce bene la storia del assolutamente, perché diciamo la che lui conosce. è di casa. Lui è di casa, l'ha vista da piccolino, per cui insomma ha tanto background dietro questo posto. Purtroppo, non essendoci la Simona, che è la nostra storica, esatto, pecchiamo un po' di poche informazioni riguardo al posto, però quello che è sicuro è che, anche detto dal nostro amico Guglielmo, che le mura di questo posto sono, diciamo, originali, nel senso sì, che di lavori qua ce ne sono stati fatti pochissimi, o niente. Esatto, quindi tutto ciò che da ora in poi riprenderemo risale tutto a quel periodo, per cui non si scherza, qua di storia ce n'è veramente tanta. Noi abbiamo portato i canonici strumenti che usiamo solitamente nelle indagini e speriamo che qualcosa succeda. Io sono abbastanza fiducioso, però è un bel punto interrogativo. Esatto, va bene, partiamo. Abbiamo già gli strumenti in mano e vediamo. Da segnalare, direi che magari non c'entra niente, però sia io che Corrado abbiamo avuto problemi con le attrezzature. Il drone che abbiamo fatto le riprese che poi vedrete mi ha dato dei problemi, non ne ho mai avuti, e anche la telecamera adesso di Corrado. Io adesso faccio una foto per far vedere come si chiama, la percentuale di batteria. Ok, adesso mentre lo sto dicendo vi metto la foto in alto a destra con la percentuale di batteria con macchina appena accesa, e il drone di Matteo ha avuto lo stesso problema più o meno, no? Sì, non registrava. Esatto. C'è qualcuno qua? C'è la presenza di qualche persona che abitò questi posti? Se sì, il mio amico ha in mano uno strumento grigio, basterebbe avvicinarsi e lui prende vita, si illumina, cambia le luci. Potete anche dire qualcosa, noi non possiamo sentirlo, però i microfoni possono catturare le vostre voci. Noi lo sentiamo in un secondo momento. C'è qualche abitante del castello? C'era un pozzo dove probabilmente buttavano i prigionieri. Ah, ok. Dove c'era una delle lame sotto. Certo. Che adesso hanno interrato. Però prima abbiamo individuato il punto dove poteva essere. Era lì. Qua era? No, di là. Ah, di là? Sì. Ah, eccolo qua. Ah, è vero. Qua c'è un avvallamento. Sì. Si vede che è stato interrato. Anzi, a dire il vero. Ma sembra quasi vuoto. Vabbè, comunque lì probabilmente c'era. Prova a mettere il K2 lì. C'è qualcuno qui? In questo piccolo avvallamento che col tempo si è creato?
Se sentite un soffio sono io, ragazzi, che mi salta una coccinella sugli occhiali. Quindi nessun fenomeno paranormale. Il fenomeno paranormale è che si sfoca la macchina, però non dovrebbe. Adesso no. Cioè non è un fenomeno paranormale, però quantomeno strano. Ancora fuori fuoco. Forse perché è buio. Ti faccio un primo piano, vediamo. No, a te ti ci vedo. Boh. Proviamo a muoverci. Proviamo. Guglielmo, anche senza parlare, anche senza inquadrarti, dici se hai avuto mai... Che succede? Si è illuminato fino al 3. Ah, caspita. Fino al 3? Sì. Cioè fino alla terza luce? Sì. Caspita. Adesso non si illumina più. Beh, strano. Stavo dicendo, Guglielmo, senza magari metterti in primo piano, però raccontaci se tu per caso venendo qui col tempo, visto che sei venuto spesso, hai avuto sensazioni strane. Che sensazioni non vuol dire vedere il fantasma, ma avere magari un brivido sulla schiena. No, onestamente io no. No? No. Ok. Onestamente non ho. È Ok. un luogo di pace. Ah beh, quello Per di me sicuro. questo. È un luogo di ottimismo, però No, quello hai... la luce l'ho vista anch'io prima che sì, sì. Cioè io no, ma... Invece sei mai venuto di notte? qualche volta. Poco. Proviamo a continuare ad andare avanti. Verso di là. Anzi, forse mai. Che quello che adesso voi vedete come, diciamo, area aperta, in realtà era il castello. Ah certo, adesso qui tutto è tutto a cielo aperto. Esatto, in realtà qui era proprio la struttura del castello, perché parte da quelle mura lì e arriva fino in fondo di là. Certo. E ormai quasi del tutto crollato. Beh, fai conto che è dell'undicesimo secolo. Però quindi... noi teoricamente stiamo camminando dentro il castello. La base è molto più antica. Esatto, la sì. base è molto più antica. Ce lo diceva Guglielmo prima che la base è ancora più antica dell'undicesimo, quindi certo, è ligure. è ligure, Quindi infatti. è prima di Cristo. Prima di Cristo addirittura. Ecco, quindi ragazzi, qua di storia ce n'è da tagliare col coltello. No, io che non mi spiego che ho già l'86% di batteria, questo è strano, Cioè, qui non fa per niente caldo, noi spesso diciamo che l'eccessivo caldo, l'eccessivo freddo può giocare brutti scherzi alle batterie delle attrezzature, però qui si sta benissimo, c'è un bel fresco. per provare ad andare in quella zona lì prima di andare di là. Di qua? Vedere lì all'imbocco della stanza. Porca miseria, cosa c'è qua?
Mamma mia. Però secondo me potremmo fare il generatore di parole. Bravo, bravo, mi hai tolto le parole di bocca. Guarda. Guarda, sì, riprendi. E qua siamo in un ambiente chiuso, non possono arrivare campi magnetici qui. C'è qualcuno qua? È interessante però. Qui siamo anche sottoterra, ragazzi. Questa è la mia pancia. Ah, ok. Mi ha venuto un colpo. Questa è la mia pancia vuota. È particolare qua, che brilli qua dentro. Fino a 3, Sei riuscito a riprenderlo? Sì, sto ancora riprendendo. Ah, perfetto. Proviamo a lasciarlo giù. Allora ragazzi, proviamo il generatore di parole. Ci sta facendo da cameraman il nostro amico Guglielmo, se no qui non sapremmo neanche dove mettere la telecamera. C'è qualcuno qui? Abbiamo visto uno strumento, il nostro strumento, illuminarsi diverse volte, qui e poi anche fuori. Se c'è qualcuno può dire qualcosa attraverso questo vocabolario virtuale? Questo sarà un aereo, spero. Sì, sì. Ok. Come ti senti? Ci sentiamo bene. Tu chi sei? Ci sentiamo bene. Tu chi sei? Ci sentiamo bene. Tu chi sei? Vorremmo solo capire con chi abbiamo a che fare. Un soldato, un uomo, una donna, chi sei? Asha. 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 Una donna. No, più che Asha, io pensavo all'arma. Potrebbe anche essere il nome. Aisha, forse. O potrebbe anche essere l'arma, visto il periodo. Visto il periodo non avevano le armi convenzionali che conosciamo adesso. Cosa vuol dire questo Asha? Può essere un nome femminile, Aisha, oppure Asha è proprio un attrezzo? L'arma. L'arma. Perché ci dici queste cose? Qui sotto è successo qualcosa? Tom. Tom, un nome. Tommaso, Tom. Chi è Tom? O Tommaso? È una persona che ha vissuto qui? Probabilissimo, qui c'erano tante persone. Però Tom, un nome un po'... Potrebbe essere soprannome. Cerca di essere più chiaro o più chiara, perché è difficile comprendere da quello che ci hai detto finora. Asha, Tom, se stiamo bene... Più alto. Più alto. Un po' frammentaria questa comunicazione. Hai paura? Non abbiamo paura. Siamo solo curiosi di sapere e di capire. Adesso io provo a lasciarti uno strumento. Se ti vuoi avvicinare, lui suona e ci fai capire che ci sei. Lo mettiamo qua, vedi, fa questo rumore. Se ti avvicini all'antenna, lui fa rumore. Se vuoi avvicinarti, noi riusciamo a capire con più sicurezza che ci sei. Anziano. Anziano. C'era una persona anziana qua? Fai più luce. Che si illumina. Ancora. Il capello continua a illuminarsi. Porca miseria. Allora c'è qualcuno qui. Viaggiare.
sicuramente è stato un punto dove da qui si... Mercoledì. Mercoledì. È un po' frammentaria sta roba. Cosa è successo qui? Ma va come brilla? Brilla. Ma Cioè, se riesci a far illuminare quello strumento, Esatto. Prova anche A spostarti a sinistra. spostarti verso sinistra o verso destra. Ma va che roba? Porca vacca. Riesci a spostarti di qualche passo verso la tua sinistra? Ma è strano. Ma è strano. Ma è strano. Ma è strano. Ma poi sempre lì, sempre alla terza luce si ferma. Allora, se c'è qualcuno, fallo arrivare fino a fondo scala. Sforzati un pochettino, fallo arrivare fino all'ultima lucina. Ci vuole forse più energia, lo capisco, però per noi è una prova in più. Addirittura si è fermato. Non vuoi farci questo favore? Ma che strano. Aiutami. Tu riesci a fargli vedere come si zooma? Sì, lo faccio Ah, già. l'hai già fatto? Ok. Sì. Sei bravissimo allora. Ragazzi, abbiamo un cameraman trovato. Sono un per caso. professionista. È già un professionista, niente da dire, basta, non parlo più. Mi prova ad avvicinare. Ma è un continuo, no? Ah, Sembra quasi un falso positivo. Arriva di più. Forse perché adesso becca questo. Proviamo a spegnere questo. No. O che c'è qualcosa nel muro. E che c'è? Non c'è niente nel muro. Sono muri di 3000 anni fa. Scusa, facciamo così. Vediamo. Abbiamo spostato gli strumenti. Se vuoi sempre stare in quella posizione, ne troverai uno diverso adesso. Prova a avvicinarti a quello diverso. Fa solo questo rumore, non è pericoloso. A te non fa niente, a noi fa capire che c'è qualcosa. Allora, tecnicamente dovrebbe farlo, Continua a illuminare il K2 però. ma non si muove adesso il Sì, capello. sì, ha fatto ancora lo sfarfallino. Ah sì. Ti piace quello strumento e non quello? Amare. Amare. Boh, a me sembra un po'... ancora. Allora, te lo ripetiamo, sulla destra dove c'era lo strumento che adesso continua a brillare, c'è un altro strumento. Se ti avvicini, suona, come ha fatto sentire prima il mio amico. In un altro posto. Vuoi che andiamo in un altro posto? Sta a vedere che ho ragione io, che a me è meglio andare di là. Vado e vengo. Cioè, vai e vieni. Infatti non si illumina più, Questo intanto ho smesso di parlare. Secondo me... Ma che brilla ancora. Allora, quello che abbiamo capito è che stai venendo e andandotene, però in questo momento sembra che sei qui, perché ancora lo strumento brilla. Puoi spostarti allo strumento di destra o di sinistra, a seconda dove tu sia. Fa più o meno la stessa cosa, solo che fa un rumore in più. Cioè, assurdo. Adesso è arrivata la quarta luce, Siamo anche tutti lontani, ma comunque abbiamo i telefoni spenti, quindi... Facciamo un'ulteriore verifica. Ok, È una adesso luce, noi abbiamo sì. spento tutte le luci. Se per caso ti davano fastidio, adesso le abbiamo spente.
Puoi provare a parlarci oppure avvicinarti agli strumenti, ce ne sono due. Per ora sei riuscita a muovere lo strumento con le luci, ma ce n'è un altro vicino. Alberto. Un altro nome. Chi è Alberto? Sei tu, ossia la persona che fa avanti e indietro, così come ci ho detto prima? Ci stai controllando? Sei Ho curioso? paura. Hai paura di noi? Non facciamo paura noi, siamo solo curiosi. Siamo venuti a vedere se, nonostante siano passati veramente tantissimi anni, c'è ancora qualcosa qui. E sembrerebbe proprio di sì, già da subito. Non devi aver paura, nessuno fa niente. E poi non ti potremo far niente, perché non ti vediamo. Riesci a fare, se non riesci a far suonare l'altro strumento, riesci a fare del rumore? Qualsiasi tipo di rumore? Esatto. Ci sono tante pietre qui, spostane una. Sopraffatto. Sopraffatto. Non brilla più. Devi cercare di essere un po' più chiaro, Tranquillo. se ti è possibile. Noi non possiamo capire queste mezze parole. Se riesci a dirci qualcosa di più esplicito. O hai bisogno di qualcosa, possiamo aiutarti in qualche modo. Santo. Sicuramente. Come? Dici come? Mi ricordo di te. Allora, mi ricordo di te interessante perché Guglielmo è stato qui tante volte. Ragazzi, questa non è da sottovalutare. Noi, io e Matteo, è la prima volta che veniamo, ma Guglielmo no. Dice che veniva da bambino anche. Ti ricordi del mio amico biondo che ha la telecamera in mano? Telecamera che non sai neanche cos'è, che ha quello strumento in mano. Ti ricordi di lui? Se sì, fai brillare lo strumento. Meglio, non sono un buon ricordo. Fai tu una domanda. Guarda che qualcuno continua a muoversi. Prova a farti una domanda. Di dove sei e da dove arrivi? Mi sto muovendo. Ancora. Vado e torno, mi sto muovendo. Stai qui con noi 2 secondi. Prova a risponderci a questi quesiti che ti stiamo ponendo. Abitavi nel castello? Se sì, fai brillare lo strumento. O avvicinati all'altro che fa rumore. Adesso è morto. Proviamo a... Ha brillato. Quindi riconosci il mio amico biondo? Ti ricordi di lui? Ovviamente anche lui è stato qui in veste di curioso, niente di più. O per guardarsi il meraviglioso panorama. Ma neanche lui può averti fatto niente. Se ti ricordi di lui, ce lo fai ribrillare? Basta avvicinarti come hai fatto finora. È stranissimo. Per me qui c'è qualcosa sicuro, ma non riesco a capire cosa possa essere. Noi adesso ci spostiamo in un'altra struttura.
Se ci vuoi seguire fallo pure, non è un problema. Ok? Adesso accendiamo tutte le luci. Vuoi per l'ultima volta accenderle tu le Alla luci? tua sinistra. Alla mia sinistra c'è Matteo, quello che ha messo gli strumenti sul muro. Vuoi salutare Matteo? Fai brillare lo strumento. Benedetta. Ancora benedetto però, 2 volte l'ha detto, Questo è che ci fosse una chiesa, eh. una cappella, può essere. Io non la vedo. Non qua sotto, ok. il castello. Cosa c'era qui? Ce lo riesci a dire attraverso lo strumento che ho in mano io? Dove ci stiamo trovando in questo momento? Dove siamo? Boh, è veramente frammentaria sta cosa. Proviamo a muoverci un po' fuori ma lasciare il REM-pod un attimo dentro. Allora ragazzi, noi siamo nella Non parte... posso vederti. Non posso vederti, perfetto. Allora, noi siamo nella parte dove c'è la torre praticamente, anche se effettivamente non si riesce più a capire bene cosa ci potesse essere. Tra l'altro abbiamo Come ti scoperto... chiami? Io mi chiamo Corrado, poi c'è Matteo e c'è Guglielmo. Prendi nota. Quanto sto parlando? Di cosa dobbiamo prendere nota? Allora, stavo dicendo che in questo posto siamo venuti a conoscenza che c'era un certo Bernardo Lunati, che era un marchese che ha fatto un bel po' di casino, nel senso ha ammazzato un sacco di gente, quindi è interessante. Semplice. Semplice. Quindi è anche interessante capire se c'è qualche persona che purtroppo ci ha rimesso la vita grazie a causa di questo marchese, oppure lo stesso marchese può essere ancora qui, che ci ascolta. Telefono. Vabbè, telefono, non sapevo neanche cos'erano i telefoni. C'è il marchese qui con noi? O chi è purtroppo morto a causa sua? Abbiamo questo strumento che avevamo anche prima, giù nella ghiacciaia, se era una ghiacciaia. Poi abbiamo questo generatore di parole. Oppure dove l'hai messo? Il REM-pod. Il REM-pod, quell'altro strumento nero. Ah, feritoia. Esatto, quell'altro strumento nero può suonare se ti avvicini. Non posso vederti. Non puoi vedermi. Però puoi sentire la voce, Esatto. basta che ti avvicini alle voci che senti. Neanche noi possiamo vederti. A meno che tu non riesca a farti vedere, però mi rendo conto che non è semplice. Errato. Errato. Nel senso che è semplice farti vedere o farci Ho capire che sei sentito un qua. passo. Netto. Tu l'hai sentito, Guglielmo? No. No, io guardavo di là. Io l'ho sentito di là. Ma la cosa strana è che non è un passo nell'erba. Sembrava un passo sui sassi. E lì c'è solo erba, ragazzi. Sei stato tu a fare questo rumore? Prova a farlo ancora. È come se si fosse spostata una pietra. Qua di pietre è pieno. Lo puoi fare ancora? Questo è un cane.
Ti provo a riformulare la domanda che abbiamo fatto prima. Non. Non si capisce tanto effettivamente. Questo qua tra l'altro adesso è fermo. Adesso è fermo, quindi vuol dire che là c'era qualcosa. Riesci a sentire? Ho sentito un rumore io, in effetti. Ecco, No, questo sono io. Adesso è Guglielmo, sì, però il rumore era questo. Ma riesci a farlo? Riesci a fare qualche rumore? A spostare qualche pietra? Il rumore era esattamente quello di Guglielmo adesso, però era più lontano. Va che K2. brilla. K2 continua a brillare. È qui. È qui. Ok, chi è qui? Il marchese? Abbiamo fatto la domanda giusta prima? Se il marchese è qui, fai brillare nuovamente quello strumento che ha in mano il mio amico Matteo. Avvicinati alla mia voce. Basta che ti avvicini alla mia voce, anche se non vedi lo strumento, basta che ti avvicini al suono della mia voce. Perché sei qui? Voglio che tu vada. Siamo qui perché siamo curiosi, vogliamo solo capire un po' più di storia. Allora puoi o avvicinarti alla voce. Io, guarda i brividi. E non è successo niente, però sento i brividi. Non so perché. Passo. Sì, però è un animale secondo Può me. essere un animale, sì. Da lì. Sei tu che fai questi rumori? O è un animale? Facciamo un po' d'ansia. K2 si muove. Se sei qua vicino a me, puoi provare a spostarti un po' più indietro, un po' più lontano rispetto alla mia voce. Ma che brilla. Lo so. Dietro di me c'è un altro strumento. Ci faresti un regalo gigante se riuscissi a fare suonare anche l'altro strumento. Era vicino alla feritoia da dove si difendeva il castello. È vicino alla feritoia. Prova a fare uno sforzo, oltre a far illuminare questo strumento, a far suonare anche quello che c'è dietro alla mia voce. Allora, se vuoi adesso... Cosa succederà, Giovanni? Giovanni. Se suona lo strumento non succede Non assolutamente succede niente. niente se suona lo strumento. Semplicemente capiamo che veramente c'è qualcosa, abbiamo una ulteriore conferma. Esatto. Però ha detto tanti nomi stasera. Tom, Giovanni, e l'altro che non mi ricordo, comunque va che brilla. Sei tu, Giovanni, che ci stai guardando, parlando? O interagendo con noi? Stiamo arrivando a una quadra, forse? Giovanni, sei tu? Se sei tu, dacci un'ulteriore conferma facendo brillare quello strumento. Notte. Notte. È notte, sì. Veronica. Ma quanti nomi? Erano tutte persone che abitavano... Non c'è modo. No? Non c'è modo. Però sono tutti nomi, effettivamente qui ha vissuto un sacco di gente, Il senso ce l'ha. Più che altro non ha mai fatto... Notte.
Notte ancora. È successo qualcosa di notte. Esatto. C'è stata un'imboscata di notte per cui avete perso la vita durante le battaglie? Allora, facciamo una sessione di Ghost Box, vediamo se salta fuori qualcosa rispetto a quello che era saltato fuori prima, se abbiamo conferme, se non le abbiamo, se sentiamo qualcosa di diverso. C'è qualcuno qui con noi? Ci dici il tuo nome? Ci dici il tuo nome? Chi sei? Giorno, ho sentito. Giro. Sei qua insieme a noi? Sei qua vicino a noi? Puoi provare a parlarci. Prova a dirci qualcosa. Perché abbiamo visto brillare tanti strumenti noi. C'è tanti, uno. Ci hai seguiti? Ora. Vero? Sì. Chi sei? Puoi dirci il tuo nome? Non adesso. Sei il marchese. Carlo. Sei il marchese? Sei per caso il marchese che stava qui? Il marchese Lunati? Vuoi parlare con un discendente? Esatto. Facci sentire la tua voce o dici qualcosa. C'è qualcuno che ci ascolta? Ho sentito tanto. H2. Non si sente niente. Oggi la Ghostbox è un po' così. Azzo. Questo continua ad andare a viaggiare. Prova a dirci il tuo nome. Basta anche un sì o un no.
ho sentito qualcosa ma non sono riuscito a percepire bene. È tipo essendo, va che brilla. Per ora stai riuscendo solo a far illuminare questo strumento. Che è tanta roba, eh. Che è tanta roba. Ma per avere un Basta. Chiaro, basta. Non puoi sforzarti in la miseria. Si sforza. No, qui c'è, aspetta. Io ho sentito un rumore forte. No, qua non mi piace niente. Oltre a far illuminare questo strumento, riesci a far suonare lo strumento che c'è vicino alla feritoria, all'entrata della torre, più avanti rispetto alla mia voce. Ci stai per caso osservando? Sentiamo parecchi rumori noi. Mamma mia, brutta voce. Guarda che mi fa paura. Dove sei qua? Sei vicino a noi? Sei dietro di noi? Sei dietro il nostro amico? Io sento dei rumori che non mi piacciono. No, Può darsi che siano animali, però... Rumori no. Allora, se non ti piace questo strumento proviamo a insistere su questo, visto che finora sta andando piuttosto bene, però cerca di avvicinarti alle nostre domande, non a caso, per farci capire, semplicemente per farci capire se c'è qualcosa. Allora, se sei qui con noi, avvicinati adesso e fallo brillare. Oppure fai brillare quell'altro che sta là, con la scatolina nera. Ti sei sentito qualcosa? No, un animaletto. Ah, ok. Sei il conte? No, cos'era? Un Marchese. marchese. Sei il marchese? Lunati? Senti. Cazzo, sono passi. No, questi. quello non era il marchese, quello È un era un animale. Sì, ok. A meno che il marchese non sia diventato un animale. No, un animale. Un animale. Però speriamo che non siano cinghiali. No. Questa indagine è una continua pausa, ci sono momenti eclatanti perché il K2 ragazzi ha brillato tantissimo Non brilla quasi mai. e non brilla mai, e poi momenti come questi che stiamo qua a guardarci in faccia, però è particolare. Poi a parte i rumori che vabbè ovviamente possono essere anche animali, no? Sì, no, i rumori sì, sono... Però ragazzi, animali, però noi non vediamo assolutamente niente. Dietro Guglielmo c'è il nero. Quindi Ma sicuramente il fatto che Guglielmo sia un discendente può contare, no? beh, sì, forse questo non l'avevamo neanche detto, a parte che era stato qui da ragazzino, però lo riconoscete Guglielmo? Ci ha tenuto compagnia fino a oggi, da oggi cioè, fino adesso. Anche perché adesso avete l'occasione di fargli capire Esatto. che ci siete, che siete ancora qua tra queste mura. Quindi provate a dirci anche qualcosa. Noi al momento ovviamente non possiamo sentire niente, però poi abbiamo degli strumenti che ci fanno sentire in un secondo momento.
il tuo stomaco? Sì. No, non briva più niente. Boh, non capisco. È un'indagine stranissima. Per non parlare degli strumenti, perché cioè gli strumenti di lavoro, la telecamera scarica in partenza. Il drone che non Il andava. drone che cioè, è andato perché avete visto le immagini all'inizio del contenuto, però a un certo punto non girava più, non era stabilizzata, adesso non so cosa. Non funzionava il rec come per la telecamera d'altra parte. Cioè comunque gli strumenti, i mezzi per poter riprendere hanno avuto dei problemi. Il K2 è brillato giù nella ghiacciaia che eravamo 4 metri sottoterra. Il generatore di parole proviamo a riaccenderlo e poi magari lo finiamo qua. Io farei poi l'ultima, vorrei provare a fare la ghost box con me giù, lì. Ok. Cioè giù nella ghiacciaia? No, lì. Ah, ok. In nessun caso. Vedi, a volte parte con queste frasi che non hanno senso. Ragazzi, lo ricordiamo all'infinito, è un vocabolario virtuale che può prendere delle parole e farle diventare un mezzo di comunicazione per noi, però sono comunque vocaboli preinstallati che escono a random, quindi non è detto che ogni qualvolta si fa un'indagine escano fuori parole coerenti. Stasera è andata un po' a fasi alterne. Ci fai capire per l'ultima volta se c'è qualcuno, se ci ha seguito qualcuno, chi è Giovanni? Visto che quando è uscito Giovanni ha brillato quasi a comando lo strumento. Datemelo. Lo strumento è lì. Vuoi che lo riprenda il mio amico come prima? Ve lo vado a prendere. Ovviamente adesso brilla tutto. Non ce l'ha su con te? Passo con me. Ce l'ha con te. Ragazzi, dove non brillava, brilla qui che è a 1 metro. Prego. Prego. Allora io mi sposto e vengo di qua. Proviamo a invertire le squadre. Ora puoi anche avvicinarti alla mia voce e provare a far suonare lo strumento che c'è vicino a me, oltre a far illuminare il K2 come hai fatto fino adesso. Bene. Quindi ti ha dato una conferma che farebbe anche Se questo. riesci a fare questa cosa, poi promettiamo Ha che ti brillato, lasciamo ha brillato, in pace. ha brillato, Puoi fare questa cosa? Oltre a far brillare questo strumento, riesci a far suonare quello che c'è vicino a me? Allora, era anche uscita la parola paura. Io non so se ha paura di quello, sinceramente non lo posso sapere. C'è da dire che ci sono anche, magari non c'entra, però ci sono tanti nomi scritti. Beh, ma sono nomi sicuramente di gente che è venuta qua Sì, a campeggiare. però magari sono nomi che in qualche modo, a parte che faccio una data tipo 57, devo capire se c'era qualche nome che coincide, ma
Allora provo a chiedere se in questo castello c'è qualcuno che ci ha ascoltato fino adesso. Piace. 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 Quindi ti piace che siamo qui? Ti facciamo compagnia? O invece vuoi che ce ne andiamo? Perché è uscita più volte una parola con paura. Sei per caso Giovanni? Abbiamo pensato che questo Giovanni potesse essere la persona che ha interagito con noi, sia nella ghiacciaia sia qui, nella torre. È vero. Caspita. Quindi ci confermi ulteriormente che tra tutti i nomi usciti dal generatore di parole Giovanni è la persona più presente, oppure erano vocaboli mirati, cioè c'erano anche altre persone oltre a Giovanni, oltre a te? Solo. Solo, mamma mia. Ragazzi, spero di capire, ma tanto vedete anche la sua parte video. Solo Giovanni, quindi? Sei solo tu? È per questo che ci hai continuato a dire che vai e che vieni? Guglielmo. Sono io. Porca vacca. Guglielmo. Cosa vuoi da me? Non urlare perché ti sento. Ah, Quindi Guglielmo chiede se vuoi qualcosa da lui. L'hai riconosciuto? Chiuso. Allora, Guglielmo abita qui vicino ed è ovviamente ha fatto visita a questo posto tante volte, sia da ragazzino sia in età adulta. più che altro sono un lontano discendente. Ecco, ancora di più. È un lontano discendente, quindi è molto semplice è molto facile che tu abbia riconosciuto questa persona piuttosto che noi due. Ce lo confermi che l'hai riconosciuto? Mamma mia, brividi. Beh, in effetti. Smettila. Smettila. Non dobbiamo più chiedere niente? Quindi ti secca che noi ti si chiedano queste cose, sono cose... Guglielmo. Vuoi che parli io? Prova a fare... Parla a bassa Ah, voce, ma vuoi fallo che tu. parli io, Giovanni? Ma tu avevi un parente che si chiama Giovanni, no? No, beh, Giobatta Lunati c'era. C'era Giobatta che era un Lunati. Porca vacca. Casa. 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 Vuoi che vada a casa? Questa per me è casa. Esatto, lo stavo proprio dicendo. Lui è a casa, in tutti i sensi. Vuoi sapere qualcosa di più da Guglielmo? O dirgli qualcosa in più di particolare? Vuoi qualcosa da me, Giovanni, Giobatta? Sono male. Boh. Francesco. Francesco,
Ti dice qualcosa Francesco? No. Chi è Francesco? Non ho sentito. Cosa vuoi, Giobatta? O Giovanni? Parla pure con Guglielmo, è qua che ti ascolta. E magari un giorno tornerà senza di noi, ma o anche con noi, perché no? Però approfitta che è qua. Voi due, Noi siamo qui. Hai paura di noi? un momento. Cosa hai detto? Un momento. Siamo qui. Siamo qui. Come vedi non siamo pericolosi, siamo solo curiosi. Questo è un cane. Cosa vuoi da noi, visto che hai detto noi due? Vuoi che ti facciamo domande specifiche? Più mirate? Giovanni, sai di essere morto? Vedi qualcosa intorno a te? C'è il buio o c'è un altro paesaggio da ammirare? Alt. Alt. Siamo sulla strada sbagliata? Non è questo quello che vuoi? Arrivo. Arrivo, non so se arrivo Matteo o arriva quello che hai sentito. Sei contento? Vieni. Sei contento che siamo qua? Però ci ha detto via, eh? Ah, via? Prima sì. Vabbè. Cos'è che ti impedisce di essere più chiaro con noi? Perché non ci senti, perché non riesci a risponderci, perché hai paura di farlo? Uno di noi ti fa paura? Cos'è? Basta. Basta. Ok, io direi... Matte! Matte! Vieni su! Ok ragazzi, abbiamo finito. Direi che è stata un'indagine particolare. Io lo dico, l'ho detto prima e lo ripeto adesso perché effettivamente è stato un andirivieni di successione, cioè di cose successe e poi completamente tutto riappacificato, tutto silenzioso, poi però ha ricominciato, il K2 ha brillato tantissimo nella ghiacciaia presunta tale, Anche nella torre. anche nella torre non tanto come giù ma ha brillato. Il generatore di parole devo dire che stasera ci ha dato poche soddisfazioni, secondo me, tranne il fatto che abbia comunque nominato un sacco di nomi che abitualmente non fa, e tra l'altro il 90% di questi tutti femminili, per cui ce l'aveva su col discorso santo religioso, diciamo. esatto. Poi mi ha fatto molta impressione il vado e torno che ha detto giù in ghiacciaia, e poi secondo noi può avere un senso il discorso Giovanni, perché effettivamente è l'unico nome che ha interagito, mi viene da dire. Gli altri sono stati nomi usciti a caso e senza risposte sugli strumenti, per non parlare di Guglielmo. Adesso Guglielmo capite bene che non è un nome comune, quindi il fatto che sia uscito 2 volte in Ghostbox, Immaginatevi essere sotto quel buco e sentire a un certo punto Guglielmo. cioè 2 volte, non una, quindi insomma direi che è tanta roba, quindi mi viene da dire che è un'indagine molto bella,
E Matteo, che dici? Ma è strano, come dicevi tu, ha brillato tantissimo il K2, devo dire che a livello emotivo sono sempre stato piuttosto tranquillo, Sì, no, quello comunque sì. un posto, come diceva giustamente Guglielmo, probabilmente anche per il contesto Certo. che trasmette serenità, non è certo un posto come tanti che abbiamo visto che invece mette angoscia. No, quello no, assolutamente. Quindi, la cosa secondo me molto positiva, al di là del fatto che ormai sia rimasto ben poco del castello, è che i muri sono i suoi, non sono stati in alcun modo modificati Ritoccati. e non è un posto frequentato, cioè No. qua ci viene veramente Non poca c'è gente. nessuno. Io farei dire due parole anche a Guglielmo, perché comunque lui ha partecipato, anzi lo ringraziamo tantissimo, sia Veramente, è dell'ospitalità che ci ha una bella fortuna rifocillato, incontrarlo. sì, ci ha rifocillato di acqua fresca quando siamo arrivati, perché faceva un caldo terrificante. Non so quando vedrete il video, ma oggi è fine giugno, e quindi lo ringraziamo per la sua completa disponibilità da oggi pomeriggio fino a stanotte. E poi è stato un pochino anche, abbiamo avuto la fortuna di trovare un discendente di coloro, cioè delle persone che abitavano qui. Le tue impressioni? Ah, che dirvi, l'incontro è stato casuale, ovviamente, perché Forse. forse Giovanni, in effetti c'è un Lunati molto importante che era Giovan Battista, detto Giobatta, che era un armigero molto importante, è imparentato con i Visconti o gli Sforza, adesso non mi ricordo, di Milano negli anni molto indietro, quindi armigeri forti. Si legge anche su internet la storia, insomma. Mi ha chiamato 2 volte, bene, sono qua, se vuol venire a trovarmi non c'è problema, Sei stato bene? lo ricevo volentieri. Ecco, sei stato ma non ci bene, combatto. Non hai avuto problemi? No, problemi mai. Niente, ok, perfetto. L'importante è che stiamo tutti bene. Adesso ci aspetta una scalata, una discesa, perché prima abbiamo scalato e poi ognuno a casa propria. Va bene, allora se il video vi è piaciuto lasciate un like, condividetelo, iscrivetevi al canale e quindi alla prossima indagine. Grazie a Guglielmo ancora e alla prossima. Grazie a voi. Ciao.